Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo dei sensori IR sul banco e adesso andremo a fare un test. Il test che andremo a fare non solo ci servirà per vedere se il sensore è buono o è guasto, ma ci serve anche per capire qual è il GND, VCC e OUT. Premetto che questo video lo feci anni fa, tanti anni fa, all'inizio quando aprì il canale, quindi stiamo parlando circa del 2019, e quel video è fatto veramente male, quindi io non elaboravo i video in quel periodo, li postavo così come venivano. Allora andiamo a prendere un foglietto così vi faccio vedere come funziona il sensore IR, sensore a infrarossi. Per chi non lo sa, questi sensori li trovate su tutti i ricevitori dai telecomandi, quindi il telecomando manda l'impulso a infrarossi e il ricevitore riceve. Come funziona il ricevitore? Facciamo un disegnino. Questo è il ricevitore e questo è il telecomando. Quindi il telecomando sappiamo che ha un diodo LED all'interno in cui tramite infrarossi manda gli impulsi al ricevitore. Sul ricevitore dovremmo trovare GND, VCC e OUT. La VCC solitamente è alimentata a 5 volt, mentre la parte OUT manda al microcontrollore dei dati in cui il microcontrollore riceve. Ovviamente questi dati vengono mandati dal telecomando. Facciamo anche i tastini del telecomando. Quindi dicevo che l'input viene mandato dal telecomando, il ricevitore IR riceve e da OUT trasmette i dati al microcontrollore. Bene, detto come funziona il ricevitore IR, passiamo al test. Prima però vorrei dirvi che questo qua è quello vecchio che ho smontato, che ovviamente non funziona, e andava qui in questo involucro. Vediamo se riesco a metterlo. Andava così. Poi questo qua andava in questo modo saldato sulla schedina, ok? Quindi io l'ho rimosso. Quando l'ho smontato non ho visto qual era il GND o il VCC sulla scheda, bastava andare a vedere sulla scheda, ma non l'ho fatto perché voglio fare un test qua, sapendo che non posso accedere all'unità di scheda, cioè elettrodomestico, che sia condizionatore o TV, e quindi ho questo ricevitore e devo mettere questo, ma devo vedere se effettivamente i piedini sono compatibili per farlo. Quindi andiamo a fare il test. Premetto che io già ho tolto questo involucro, questa diciamo protezione, però una cosa importante è che per individuare il GND sull'involucro stesso, su questo qua, è abbastanza facile, perché la prima cosa che possiamo vedere e individuare il GND è facile, quindi mettere il tester in bip, cicalino, e possiamo mettere un puntale su massa e abbiamo individuato già il GND. Guardate, ok?
Non è detto che GND si trova sempre a centro, si può trovare anche sui laterali. Facciamo qui un disegnino sempre, scriviamo GND IR nuovo. Dobbiamo adesso individuare il piedino VCC e il piedino out. Mettiamo in test diodo e puntale su GND, perché voglio farvi vedere che anche così si può trovare GND, non deve dare aggiunzione. Quindi puntale su GND e possiamo vedere che non dà aggiunzione, solo da questo lato dà un valore alto in volt, quindi siamo in 2 volt, ma possiamo vedere che in questo caso abbiamo individuato il GND. Adesso per individuare il VCC, sempre il test in prova diodo, mettiamo il puntale sul piedino sinistro e andiamo a vedere. Qui dà aggiunzione, qui non dà aggiunzione. Quindi per trovare i VCC dobbiamo trovare 2 aggiunzioni, aggiunzione e aggiunzione. Guardate un po', quindi stiamo parlando di 0,7 volt, 0,5 volt, quindi questo è il VCC piedino destro e l'altro in automatico è out, perché abbiamo trovato il GND VCC e out va in automatico. Ma andiamo a fare comunque il test su out, vediamo la differenza, perché potremmo confondere con il GND. Quindi sinistro e out, mettiamo il puntale nero su out, qui dà aggiunzione e qui non dà aggiunzione, ok? 0,6 volt, quindi out dà solo un'aggiunzione, VCC dà 2 aggiunzioni, il GND non deve dare nessuna aggiunzione. Se vi dà un valore in GND significa che è un valore alto. Ecco, adesso non sta dando nessun valore, ma se ve lo dà, ecco, adesso lo sta dando, se ve lo dà è un valore alto di 2 volt. Ok, mettiamo da parte, abbiamo individuato GND, VCC e out su quello nuovo. Adesso su quello guasto, e questo è un problema perché è guasto, dobbiamo individuare il GND. Il GND mettiamo sempre in bip, vediamo se è questo centrale e andiamo a vedere una di questi piedini in uscita qua. Guardate, qui bippa, c'è continuità. Perché c'è continuità? Perché poi con questa protezione in ferro va a fare conduzione su questa protezione. Vediamo gli altri se bippano. Qui non bippa e qui neanche, quindi questo centrale è il GND. Questo centrale poi va a toccare su questa carcassa che è una protezione e fa in modo che va a massa, quindi a GND. Adesso dobbiamo individuare VCC. Vediamo se mettiamo in test diodo, quindi facciamo un altro disegnino, mettiamo GND, vediamo se sul piedino destro abbiamo anche qui la VCC, sperando che non sia guasto all'interno e possiamo riuscire a ricavare la VCC. Ok, mettiamo i GND sul piedino destro, aggiunzione
e aggiunzione, perfetto, sempre l'aggiunzione 0,5 e sempre l'aggiunzione di 0,7 volt, quindi questo è VCC e l'altro è 8, quindi è inutile andare a fare il test perché comunque abbiamo già trovato 8. Lo facciamo lo stesso giusto per vedere. Qui da aggiunzione, qui da un valore, ecco, da qui possiamo vedere che 8 è rovinato perché qui dà un valore mentre qui non lo dà. Guardate, non lo dà comunque un'aggiunzione 8 ma solo una, quindi da qui possiamo vedere che 8 è rovinato. Guardate un po', ok. Allora ne ho preso un altro, voglio farvi vedere perché questo è differente e andiamo a vedere che non sta a massa sulla carcassa da nessuna parte, nessun piedino. Quindi andiamo a fare il test per trovare il GND. Prendiamo prima questo centrale. Allora questo centrale ci dà due aggiunzioni e quindi è VCC quindi VCC. Adesso dobbiamo trovare il GND. Il GND non deve dare nessuna aggiunzione, abbiamo detto, da questo valore alto, quindi questo è GND, mentre out deve dare solo un'aggiunzione. Ok, da un'aggiunzione e anche un valore alto di 2 volt, quindi è probabile che sia questo perché questo è stato sostituito, però la differenza tra out e GND è che GND non deve dare aggiunzione ma potrebbe dare un valore alto, aggiunzione di 0,6, quindi sotto un volt. Una sola aggiunzione sotto un volt significa che è out. Qui abbiamo out, guardate, questo è diverso al GND sulla destra, ma vi voglio far vedere che abbiamo preso il GND, è sicuro che l'abbiamo preso perché se andiamo su questo piedino e qui guardate, qui ci sono le uscite dei piedini, il piedino GND va a bippare, non è collegato a massa, ma se andiamo sull'uscita dei piedini, guardate, mentre invece gli altri piedini non bippano. Ok, quindi anche qui abbiamo trovato GND, VCC e out. Importante questo perché un IR potrebbe essere diverso da un altro. Qui ne ho un altro e se non mi sbaglio neanche questi a massa, vediamo se è così. Infatti non è a massa con la protezione, questo è anche coperto da dietro. Dobbiamo individuare il GND su questo. Questo è out, quindi essendo il piedino sinistro che abbiamo visto, quindi è out. UCC ci deve dare due aggiunzioni, quindi andiamo a vedere, prendere il piedino destro, lo giro al contrario perché è più comodo.
questo non dà nessun valore, quindi questo è il GND. Quello centrale dovrebbe dare 2 aggiunzione, dovrebbe essere VCC 1 e 2. Allora, faccio così perché uno e 2, ok? Quindi questo è VCC. Con questo metodo non vi potete sbagliare. Potrei fare un simulatore, una schedina per testare questi IR, ma visto che è abbastanza semplice con il multimetro, secondo me non serve andarlo a fare. Quindi, come ho detto prima, ho già fatto un video tanti anni fa all'inizio che aprì il canale, quel video sarà cancellato perché fa schifo, e introdurrò questo qua. Bene, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale azionando la campanella per contribuire, per far crescere il canale e fare in modo che ci siano altri video come questo. Bene, da Mimmo Refrigere questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.